Ti sei mai chiesto perché, nonostante tutto ciò che fai, nonostante le tue buone intenzioni, sembra che gli altri non ti rispettino? Sei una persona che cerca di andare oltre la superficie, che cerca di vedere la realtà con occhi diversi, ma spesso ti ritrovi isolato, frainteso o addirittura disprezzato. Se stai vivendo questa situazione, sappi che non sei solo. Ciò che accade a te accade a molte persone che fanno parte di un gruppo speciale, i prescelti. Oggi voglio parlarti di una verità scomoda, una verità che nessuno ti ha mai detto, ma che è cruciale per capire perché i prescelti non sono rispettati dagli altri. E se ti ritrovi in queste parole, scrivi rispetto nei commenti. Voglio vedere quanti di voi si riconoscono in questa realtà. I prescelti sono diversi. Sono nati per una missione che va oltre le normali convenzioni e questo li rende vulnerabili agli attacchi degli altri. Ma c'è qualcosa di più profondo che spinge gli altri a non rispettarli, una dinamica sottile che ti può aiutare a capire come mai, nonostante i tuoi sforzi, sembri sempre attirare invidia, incomprensione o addirittura ostilità. Essere diversi può sembrare un dono straordinario, qualcosa che ci distingue dalla massa e che ci rende unici. Tuttavia, dietro questa unicità si nasconde un fardello che molti sottovalutano. Fin da quando siamo piccoli, siamo immersi in un sistema che ci spinge continuamente verso la conformità. La famiglia, la scuola, la società ci martellano con l'idea che per essere accettati dobbiamo rientrare in certi schemi, seguire determinate regole, comportarci in un modo che sia considerato normale. Veniamo educati ad aderire a un modello prestabilito di comportamento, a rispettare le aspettative degli altri, a non farsi notare troppo. La società premia chi non si distingue, chi si integra perfettamente nel sistema senza creare onde. Essere invisibili, in molti casi, sembra essere il percorso più sicuro per ottenere approvazione e rispetto. Ma per un prescelto, questa normalità è più di una semplice aspettativa, è una prigione. Ogni regola imposta, ogni aspettativa che la società cerca di farci rispettare diventa una catena che soffoca la nostra vera natura. Sei nato con una missione, con un potenziale che pochi possono anche solo immaginare. Hai una luce interiore che ti spinge a cercare verità più profonde, a vedere il mondo con occhi diversi, a esprimere una saggezza e una visione che pochi riescono a comprendere. E qui nasce il conflitto. Mentre tu cerchi di espandere la tua coscienza, di esplorare nuovi orizzonti e di esprimere la tua autenticità, chi ti circonda percepisce questa tua diversità come una minaccia. Anche se non possono sempre articolare cosa c'è di diverso in te, lo avvertono e questa sensazione di altro li destabilizza. Quando qualcuno è diverso, quando non si conforma alle aspettative, il sistema reagisce con resistenza. È come se la società fosse programmata per riportare ogni individuo in carreggiata, per correggere qualsiasi deviazione dalla norma, come se fosse un'anomalia da eliminare. E così la diversità viene vista non come una ricchezza, ma come un problema da risolvere. Essere diversi in questo contesto significa sfidare le regole non scritte della società e questo spesso porta all'ostracismo, all'esclusione e nei casi peggiori alla derisione. Il sistema non è in grado di tollerare chi lo sfida e quindi reagisce cercando di rimettere in riga chiunque esca dal solco. Se sei un prescelto, probabilmente hai già sperimentato questa dinamica, sentirti isolato, escluso o addirittura preso in giro per la tua visione del mondo o per il modo in cui scegli di vivere. Ma voglio che tu sappia una cosa fondamentale. La tua diversità non è un errore, non è qualcosa che deve essere corretto, anzi, è il dono più grande che possiedi, anche se a volte può sembrare una maledizione. Il problema non sei tu, ma il mondo che non sa come gestire la tua unicità. La tua presenza mette in discussione il modo di vivere degli altri e per molti questo è semplicemente troppo da affrontare. Perciò preferiscono sminuirti, ignorarti
o addirittura ridicolizzarti, perché è più facile per loro fare così che affrontare le proprie insicurezze e paure. Non vedono in te una minaccia consapevole, ma la tua stessa esistenza destabilizza le loro certezze, e il modo più semplice per proteggersi è quello di abbassare il valore di ciò che non riescono a comprendere. Non è un riflesso del tuo valore reale, ma una proiezione delle loro incapacità di accettare ciò che sfugge al loro controllo. La società in cui viviamo ha sviluppato nel corso dei secoli un meccanismo di difesa straordinariamente sottile ma incredibilmente potente. Questo meccanismo si attiva ogni volta che qualcuno o qualcosa minaccia l'ordine stabilito. Quando una persona arriva con nuove idee, una nuova energia o una visione del mondo che esce fuori dai confini della normalità, il sistema sociale reagisce, quasi come un organismo che cerca di difendersi da un'infezione esterna. E tu, come prescelto, rappresenti esattamente questa minaccia, anche se non lo fai intenzionalmente. La tua esistenza stessa, la tua autenticità, la tua capacità di seguire una strada diversa dalla maggior parte delle persone mette in moto questo meccanismo di difesa. Non è una scelta consapevole da parte della società, ma un istinto di autoconservazione, una risposta automatica a tutto ciò che potrebbe destabilizzare la struttura esistente. Ogni società ha un sistema ben definito di regole, norme e valori che serve a mantenere la stabilità. Questi elementi sono stati costruiti nel corso del tempo e sono considerati essenziali per garantire il funzionamento del sistema stesso. Ma ciò che non viene detto apertamente è che, dietro questa apparente stabilità, si nasconde una paura profonda del cambiamento. Qualsiasi cosa che non si allinei con le aspettative della maggioranza viene vista come una potenziale minaccia. Tu, come prescelto, rappresenti una sfida a queste regole, non perché desideri distruggere l'ordine stabilito, ma semplicemente perché la tua natura ti spinge a vivere in modo autentico, fuori dai canoni prestabiliti. La tua diversità e la tua visione del mondo sono un invito implicito a mettere in discussione ciò che gli altri danno per scontato. Ed è qui che sorge il problema. La società non sa come reagire a te, o meglio, la sua reazione è quasi sempre difensiva. Invece di aprirsi alla tua unicità, di accogliere le tue idee e di esplorare le nuove possibilità che porti, il sistema preferisce ignorare o addirittura attaccare ciò che non capisce. Questo è un meccanismo di difesa automatico e dietro di esso c'è una paura radicata, la paura dell'ignoto, la paura di ciò che non può essere controllato o previsto. Per il sistema, l'ignoto è pericoloso perché rappresenta l'incertezza e nella mente collettiva l'incertezza viene associata al caos. La società è progettata per mantenere le persone all'interno di confini ben definiti, all'interno di una zona di comfort in cui tutto è prevedibile e quindi gestibile. Quando tu, come prescelto, esci da questa zona di comfort, quando mostri una strada diversa o una visione che sfida le convenzioni, metti in crisi l'intero sistema. Ed è qui che scatta il meccanismo di autodifesa. Gli altri reagiscono a te non necessariamente per cattiveria, ma per una forma di autoconservazione. Non possono tollerare qualcuno che vive fuori dalle righe, che mostra loro che esiste un modo diverso di essere e di vivere. Questo perché, nel profondo, temono che la tua diversità possa destabilizzare le loro certezze. È un istinto primordiale che li spinge a difendere ciò che conoscono e a respingere ciò che non comprendono. Questa è una delle ragioni principali per cui i prescelti non vengono rispettati. Non è che tu non meriti rispetto, ma la tua stessa esistenza minaccia l'ordine stabilito. E quando qualcuno rappresenta una minaccia, il sistema risponde cercando di riportarlo al suo posto. E come fa? Attraverso il giudizio, la critica, l'ostracismo e in molti casi il rifiuto. La società cerca di ridimensionarti, di farti rientrare nei suoi confini, perché solo così
può mantenere il suo equilibrio. Ma c'è un punto importante da considerare. Il fatto che tu rappresenti una sfida non significa che tu sia sbagliato. Anzi, è proprio la tua capacità di vivere fuori dagli schemi che dimostra la tua forza interiore e la tua autenticità. Il problema non sei tu, ma il sistema che non è pronto ad accogliere ciò che è diverso. E questo non succede solo a te, è una dinamica che coinvolge tutte le persone che, in un modo o nell'altro, osano essere se stesse e sfidano le aspettative della maggioranza. Hai mai notato come chiunque esca dai binari, chiunque provi a essere diverso o a vivere secondo una propria verità, venga spesso criticato, ridicolizzato o addirittura escluso? Non è un fenomeno isolato, è una dinamica che si ripete ogni volta che qualcuno ha il coraggio di andare controcorrente. E tu, come prescelto, sei un esempio perfetto di questo fenomeno. Ma voglio che tu sappia una cosa: il fatto che tu venga attaccato non significa che tu sia nel torto. Al contrario, spesso è il segno che stai facendo esattamente ciò che dovresti fare. La paura è una delle emozioni più potenti e radicate nell'essere umano. Sin dall'alba dei tempi, la paura ha guidato le nostre azioni, spingendoci a evitare ciò che non conosciamo o non comprendiamo. E purtroppo è proprio questa paura che sta alla base del motivo per cui non sei rispettato dagli altri. Le persone tendono a temere profondamente tutto ciò che sfugge al loro controllo, tutto ciò che non possono incasellare o spiegare facilmente. Quando sei un prescelto, la tua energia, la tua luce interiore e la tua visione del mondo appaiono troppo potenti, troppo intense, troppo diverse per la maggior parte delle persone. Questa luce, che per te è una fonte di forza, diventa per gli altri un promemoria di tutto ciò che non riescono a comprendere. Anche senza dire una parola, la tua sola presenza può generare disagio e paura in chi ti circonda. Questa paura è spesso inconscia. Le persone non sempre sono consapevoli di ciò che le turba nel profondo, ma avvertono che c'è qualcosa in te che non si allinea con la loro percezione del mondo. Ed è proprio questo squilibrio che provoca in loro una reazione negativa. La paura dell'ignoto li spinge a voler ridurre la tua importanza, a minimizzare la tua luce, perché non sanno come gestirla. Per molte persone, la luce interiore di un prescelto è troppo forte per essere accettata senza mettere in discussione la loro intera esistenza. E la paura, come sappiamo, si manifesta spesso in modi distruttivi, disprezzo, indifferenza o tentativi di svalutazione. La tua energia intensa li costringe a guardare in faccia le loro debolezze, le loro insicurezze e i loro limiti. E per molti questo è troppo difficile da sopportare. Le persone sono abituate a vivere nelle loro zone di comfort. Hanno costruito delle gabbie mentali intorno a sé, mura invisibili che servono a proteggerle da tutto ciò che potrebbe mettere in crisi le loro certezze. Queste gabbie le aiutano a sentirsi sicure, a mantenere un senso di controllo sulle loro vite. E queste gabbie si manifestano in vari modi: routine quotidiane, credenze rigide, convinzioni limitanti che non vengono mai messe in discussione. Tutto ciò che rimane all'interno di queste mura viene percepito come sicuro, gestibile, comprensibile, ma tu, con la tua luce, sei il simbolo vivente del fatto che esiste un'altra via, un altro modo di essere, un'altra dimensione di verità e di consapevolezza. E per molti questo è insopportabile. La tua semplice esistenza sfida l'idea che la loro gabbia sia l'unica realtà possibile. Essere un prescelto significa, inevitabilmente, essere un promemoria costante per gli altri che la vita non si riduce a ciò che loro conoscono. Quando ti trovano di fronte a loro, non possono evitare di sentire che c'è qualcosa di più grande, qualcosa di sconosciuto, che si cela oltre i confini delle loro certezze. Ma questa sensazione non viene accolta con curiosità o apertura, bensì con una reazione difensiva. La paura dell'ignoto
si insinua nei loro cuori e li spinge a proteggersi da ciò che non vogliono vedere. Così, invece di rispettarti per la tua unicità e la tua profondità, cercano di ridurre il tuo valore, di sminuirti, perché è l'unico modo che conoscono per mantenere intatte le loro mura. È importante capire che non è colpa tua. La loro reazione non riflette il tuo vero valore, ma piuttosto il loro bisogno di proteggersi da ciò che li mette a disagio. Il rispetto richiederebbe una comprensione profonda, una capacità di accogliere ciò che è diverso da loro, ma non tutti sono pronti per questo. Il rispetto autentico nasce solo quando si ha il coraggio di abbracciare l'ignoto, di aprirsi alla possibilità che esista qualcosa di più grande oltre la propria esperienza limitata, e non tutti sono disposti a farlo. La paura di perdere il controllo, di abbandonare le loro certezze, li paralizza. Preferiscono restare nella loro gabbia, anche se questa gabbia li limita, piuttosto che aprirsi alla luce che tu rappresenti. La tua luce, la tua energia non è qualcosa che può essere compresa da tutti. Per alcune persone è un promemoria costante delle loro stesse limitazioni. Ecco perché spesso vieni trattato con disprezzo, ignoranza o indifferenza. Non è che tu non meriti rispetto, ma la tua esistenza stessa li mette di fronte a verità che non sono pronti ad accogliere. Sei un riflesso di ciò che loro non possono essere, almeno non fino a quando non saranno disposti ad abbandonare le loro paure e a esplorare l'ignoto. E per molti questo viaggio è troppo spaventoso. Preferiscono restare nel loro mondo ristretto, piuttosto che avventurarsi nel territorio sconosciuto che tu rappresenti. La paura dell'ignoto è una delle forze più potenti che guidano il comportamento umano. Ed è per questo che la tua luce, la tua energia, la tua autenticità spaventano così tanto gli altri. Ma ciò che voglio che tu capisca è che questa paura non è un tuo problema. Non sei tu a dover cambiare o ridurre la tua luce per essere accettato dagli altri. Sei qui per splendere, per portare verità, per mostrare che esiste un altro modo di vivere, anche se molti non sono pronti a riceverlo. E ricorda, il vero rispetto arriva da chi ha il coraggio di guardare oltre le proprie paure, di abbracciare l'ignoto e di aprirsi alla luce. Non tutti lo faranno, ma coloro che lo faranno vedranno in te la grandezza che rappresenti. Un altro punto cruciale è questo: come prescelto, sei uno specchio per le insicurezze degli altri. La tua autenticità, la tua forza interiore, il tuo coraggio di essere te stesso fanno sentire gli altri inadeguati. Ogni volta che ti presenti nel mondo senza maschere, senza compromessi, metti in evidenza ciò che gli altri cercano di nascondere. Ed è qui che nasce il conflitto. Gli altri non vogliono vedere le proprie debolezze riflesse in te e quindi preferiscono abbassare il tuo valore piuttosto che affrontare le proprie paure. Quante volte ti è capitato di entrare in una stanza e percepire immediatamente l'invidia o il disagio degli altri? Non perché tu abbia fatto qualcosa di sbagliato, ma semplicemente perché la tua energia è diversa. Le persone sentono questa differenza, ma non sempre sono in grado di accettarla. E così la reazione più facile è quella di trattarti con meno rispetto, come se ignorarti o sminuirti potesse in qualche modo proteggerli dalle loro stesse insicurezze. Essere un prescelto significa spesso vivere un percorso solitario. Questa solitudine non è una condanna, ma una fase necessaria del tuo cammino. Quando sei in sintonia con la tua verità interiore, ti rendi conto che non puoi sempre contare sull'approvazione o il supporto degli altri. E questo porta a momenti di isolamento, che però sono fondamentali per rafforzare la tua connessione con il tuo scopo. La solitudine del prescelto è in realtà uno spazio sacro in cui puoi crescere, evolvere e ascoltare la tua voce interiore senza le distrazioni del mondo esterno. Ma per gli altri questa solitudine appare come debolezza.
Non capiscono che è una scelta consapevole, un atto di coraggio e quindi ti giudicano. Pensano che tu sia solo perché non sei abbastanza per stare con loro. In realtà sei solo perché sei troppo per il loro mondo limitato. Ecco perché non ti rispettano. Non comprendono il valore della tua solitudine e del tuo cammino. Adesso che abbiamo compreso le dinamiche alla base della mancanza di rispetto, la domanda è: cosa puoi fare? Come puoi trasformare questa situazione in una fonte di forza? La risposta sta tutta dentro di te. Non puoi controllare le reazioni degli altri, ma puoi controllare il modo in cui le percepisci. Il rispetto più importante non è quello che ricevi dagli altri, ma quello che coltivi dentro di te. Quando smetti di cercare l'approvazione esterna e inizi a rispettare profondamente te stesso, tutto cambia. La chiave è accettare che non tutti sono pronti a comprendere la tua luce. Non è un fallimento da parte tua, ma una limitazione degli altri. La tua missione come prescelto è continuare a camminare nel tuo cammino, anche quando gli altri non ti capiscono. Ed è proprio quando smetti di cercare il loro rispetto che inizierai a riceverlo davvero. I prescelti camminano su una strada diversa, una strada solitaria ma incredibilmente potente. Non aspettarti che gli altri capiscano sempre ciò che sei o ciò che fai, ma ricorda, la tua forza sta proprio in questo. La mancanza di rispetto che incontri lungo il cammino è solo una prova del fatto che stai seguendo una strada che pochi hanno il coraggio di percorrere. E se ti sei riconosciuto in queste parole, scrivi rispetto nei commenti. Voglio vedere quanti di voi sono pronti ad abbracciare la loro unicità e a smettere di cercare l'approvazione degli altri.